Benvenuti Camper, oggi vi faccio un video interessante. Parleremo di serbatoi, ma più che di serbatoi parleremo di un sistema di monitoraggio del livello del serbatoio delle acque bianche. Prima di fare ciò però iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Allora, stiamo parlando di monitoraggio del livello dei serbatoi. Allora, abbiamo fatto un video già per l'installazione del serbatoio delle acque bianche, del doppio serbatoio delle acque bianche, che in genere si posiziona all'esterno del veicolo, poi si può coibentare o meno, poi si può mettere la resistenza o meno. Abbiamo fatto tutto questo, andatelo a cercare all'interno dei nostri contenuti tecnici. Potete tranquillamente vedere come abbiamo fatto il fissaggio, come abbiamo fatto il collegamento, il carico, eccetera, eccetera. La cosa che in realtà casualmente ho preso sotto le mani è questo oggetto qua, che adesso stacchiamo. Ecco qua. Allora, questo oggetto che avete visto nel prologo, diciamo, questa sonda. Perché vi faccio questo video? Perché in realtà il monitoraggio del secondo serbatoio è sempre un qualcosa che può essere lasciato un po' in disparte. Nel veicolo in cui sto lavorando, che poi vi porterò sul canale perché è un veicolo molto interessante, in cui abbiamo montato tantissimi accessori, ma all'interno c'è un sistema molto particolare che poi installerò anche sul mio veicolo, che è questo. Ve lo faccio vedere, ovvero un sistema Victron, il Cerbo GX, che è praticamente sostanzialmente un piccolo computerino che gestisce sia l'uscita in VRM del controllo delle utenze, cioè un virtual mode, ovvero dall'esterno io posso controllare lo stato di funzionamento del mio veicolo, di carica delle batterie, cosa sta succedendo, quali sono gli input e gli output energetici del mio veicolo, ma non solo, posso anche controllare degli input che sono analogici o digitali o tramite Bluetooth. Quindi ad esempio, eccoli qui, oltre al micro SD che ci consente di uscire praticamente su internet, quindi tramite che ci fornisce sostanzialmente un router, abbiamo eventuali sensori di temperatura che possiamo aggiungere, eventuali sensori di livello che possiamo aggiungere. Il cliente ha voluto che il suo secondo serbatoio possa avere la possibilità di essere monitorato, e in questo caso noi abbiamo bisogno di sensori resistivi, quindi sostanzialmente di un galleggiante, ok, come questo. Lo abbiamo acquistato tranquillamente, lo potete acquistare anche voi su un qualsiasi store online, non è niente di assolutamente particolare. Si acquista in base alla lunghezza, quindi in funzione dell'altezza del serbatoio. Noi possiamo stabilire se acquistare l'asta in acciaio inox più o meno lunga. All'interno di questa asta chiaramente c'è una resistenza, e questa resistenza varia in funzione dell'altezza del galleggiante. Come vedete è molto semplice l'applicazione, perché si fa un foro sul serbatoio, si posiziona, ci danno chiaramente anche una guarnizione e le viti, poi quelle le scegliamo noi. Può essere applicato su tutti i tipi di serbatoi e appunto la lunghezza è in funzione dell'altezza del serbatoio che noi abbiamo. La cosa interessante è che chiaramente è un sensore resistivo. Questo Cerbo GX ha necessità appunto di questo tipo di input, quindi un input variabile resistivo in ohm che consenta di monitorare appunto la quantità di acqua. Prendiamo il tester e vi faccio vedere come variano i valori. Per quanto riguardano i valori, c'è la possibilità di acquistare o una sonda per la versione europea, il valore va da 0 ohm a 190, circa 199, l'altro va da, mi sembra, o 0 a 280 o da 199 a 280, comunque dovete prendere, se volete quella europea, da 0 a 199. Allora, quando il nostro galleggiante si trova in posizione di vuoto, noi dovremo trovare 0 ohm. Ve lo metto qua, così almeno lo potete vedere. Abbiamo 0 ohm. Andiamo a variare la posizione e abbiamo 128, mettiamo nella posizione terminale, abbiamo 192. Ecco, questo galleggiante fornisce una variazione da 0 a 192. Qual è la cosa interessante in realtà che vi voglio far vedere oggi? O non solo l'installazione del sensore, che poi alla fine è molto semplice, lo monteremo sul serbatoio, lo faremo insieme, ma è una cosa molto semplice. Vi faccio vedere anche come abbiamo pensato di installare il serbatoio sotto un Malibu, quindi fondamentalmente gruppo Cartago. Ma vi voglio far vedere anche il funzionamento del GX, di questa parte del GX, del Cerbo, e come possiamo interfacciarci e stabilire la lettura del Cerbo con tutte le sue funzioni. La prima cosa da fare è quella di collegare
la sonda del serbatoio all'interno degli input che sono input, come vedete, tank, eccoli qua. Gli input tank, cioè sono i input analogici. Abbiamo 1, 2, 3, 4, quindi 4 input, allora non dobbiamo fare nient'altro che, poi ovviamente quando sarà installato questo cavo verrà prolungato, che inserire all'interno, eccolo qui, vedete, nei primi due, eccolo qua, ok, questa è la sonda, la mettiamo a 0 e adesso dobbiamo alimentare il GX. Per alimentare il GX prendiamo l'alimentatore di cui mi sono dotato, accendiamo, chiaramente questa è l'alimentazione, l'ho collegato, facciamo attenzione a non fare, eccolo qua, l'ho collegato positivo e negativo con due piccoli coccodrilli e colleghiamo nella parte posteriore, ci sono praticamente i collegamenti, colleghiamo il cavo HDMI del nostro visore perché chiaramente è quello che ci servirà e l'USB che dà alimentazione allo schermo. Questo è lo schermo che ci serve. Eccolo qua, lo schermo si sta accendendo. Come prima schermata abbiamo praticamente, chiaramente non è collegato nulla, quindi è ovvio che noi abbiamo il controllo degli ingressi di corrente che è chiaramente vuoto. Abbiamo fatto già il collegamento e logicamente abbiamo anche la schermata iniziale che non presenta nessun tipo di dato interessante, ma quello che mi premeva farvi vedere, si va su menu, andiamo, come vedete noi abbiamo che, variando quindi il livello del galleggiante, come vedete abbiamo la variazione che sarà chiaramente il 100%. Ok, 100%, perfetto. Quindi in realtà funziona, di questi input ce ne sono 4, quindi noi possiamo monitorare il livello di 4 resistenze variabili, per esempio di 2 serbatoi, un serbatoio della benzina. È logico che in questo caso noi stiamo parlando di un'installazione che è utile nei casi in cui andiamo a fare magari un veicolo speciale, un qualcosa di particolare. Questo è un caso che mi è capitato casualmente, però diciamo è interessante da far vedere, anche perché se si decide di installare il Cerbo GX questa è una possibilità in più. Chiaramente ci sono anche i sensori di temperatura, quindi ci possiamo giocare parecchio con questo dispositivo. Vi volevo far vedere questa cosa sul menu. Se noi andiamo sul setting per abilitare questa funzione, perché la funzione non è abilitata, andiamo sugli ingressi che possono essere digitali, analogici o ingressi Bluetooth, andiamo sui segnali analogici e come vedete, eccoli qua, in funzione di dove vedete ci sono anche i sensori di temperatura che possono essere abilitati o non abilitati. Io questo adesso l'ho abilitato, ma l'ho trovato in queste posizioni, quindi disabilitato. Quindi voi mettete sul numero 1, ad esempio, sull'input numero 1, abilitate il sensore, eccolo qua, perfetto, e avete la possibilità, tornando indietro, avete la possibilità di leggere il valore. Poi il valore ovviamente andrà regolato, questa è la cosa interessante che vi volevo far vedere. Allora, se entriamo dentro, questo valore può essere regolato in funzione degli ohm che funzionano come input. Andiamo su setup, possiamo gestire la capacità del serbatoio, il valore della resistenza, se è europea, United States, americano oppure custom. Io l'ho messo custom perché in realtà nonostante fosse da 0 il range 0 a 180, in realtà l'ultimo è 192, quindi mi dava fuori scala. Quindi ho gestito il custom e mettendo il custom mi dà la possibilità di gestire il minimo e il massimo, quindi si porta il galleggiante nella parte inferiore c'è il valore minimo, nella parte superiore si inseriscono questi due dati. Chiaramente il valore minimo corrisponde allo 0, il valore massimo corrisponde al 100%. Sensore quando è pieno, come vedete, poi è 196,5 gli abbiamo messo come valore, fresh water il tipo di livello, ho custom shape. Questa è una cosa interessante perché possiamo definire in funzione dello shape, della forma del nostro serbatoio,
qual è la percentuale di riempimento. Se il serbatoio ha una forma regolare, logicamente il riempimento è proporzionale al livello, e questo è normale, che sarà proporzionale ovviamente quindi alla resistenza. Nel caso invece di un serbatoio non un parallelepipedo, ovviamente questi livelli cambieranno in funzione del riempimento. Si possono stabilire fino a 10 step, ve li faccio vedere. Custom shape: se io aggiungo un custom shape posso mettere vari livelli, fino a 10 livelli, in modo da poter customizzare, quindi avere la precisa indicazione di quanta acqua ho all'interno del serbatoio. Si possono stabilire degli allarmi, ovviamente, allarmi di sovrariempimento o diciamo di riempimento completo, oppure di basso riempimento, come un 20%, 15%, insomma, possiamo fare veramente di tutto. Questa cosa è molto interessante perché noi abbiamo la possibilità appunto di tramite l'app, ovviamente questo poi è tutto gestibile tramite l'app, tramite il monitor remoto che noi abbiamo sul telefono, stabilire il livello guardare il livello anche da remoto. Questa cosa è sinceramente molto interessante. Il costo di questo oggetto è veramente irrisorio, il Cerbo costa un pochino, ma è un giocattolo simpatico sinceramente. Quindi niente, adesso l'unica cosa che mi resta da fare è installarlo realmente, perché adesso dopo le parole passiamo ai fatti. Allora, questo è il serbatoio che abbiamo coibentato. Come vedete sono circa 100 litri, verrà installato nella parte posteriore del veicolo e ovviamente, essendo coibentato, noterete qui che ci sono due fili, eccoli qua, che escono fuori. Questo è il classico esempio dell'installazione della resistenza per il riscaldamento durante l'inverno, essendo fuori, quindi abbiamo la possibilità di riscaldare. È stata posizionata nella parte verso il pescaggio. Questo è il pescaggio, questo è lo sfiato e questo è il carico dell'acqua, e viene posizionato in questa parte in modo da garantire appunto il riscaldamento, soprattutto nella parte più importante. Nella parte superiore quindi andremo a fare un Ford circa 30, più o meno al centro, per poter inserire la sonda, e la fisseremo. Considerate che la sonda, eccola qua, non ve l'avevo fatta vedere prima, ma viene fornita anche con questa guarnizione e queste viti. Chiaramente queste non ci serviranno, metteremo delle viti autoforanti perché plastica non ci servono. Il dispositivo verrà poi fissato con questi staffaggi fatti apposta, che abbiamo fatto apposta, li abbiamo fatti piegare in modo da agganciarli direttamente, ma vi farò vedere nella parte posteriore come vengono agganciati. Per ora facciamo la foratura e installiamo la sonda. Effettuato il foro, adesso andiamo a installare guarnizione, come vedete, eccola qua, e lo sigilliamo logicamente con sigillante polimerico. C'ho il nero, mettiamo il nero per fortuna, e che viene un lavoro un pochino più preciso, e abbiamo 5 di queste viti autoforanti, quindi procediamo in questa maniera molto semplice. Poi logicamente faremo passare il cavo all'esterno e lo prolungheremo ovviamente per entrare in un unico punto all'interno del veicolo, e poi faremo il prolungamento ulteriore per arrivare fino al Cerbo.